Luca entra in un negozio di noleggio scooter vicino al Colosseo. Buongiorno. Vorrei noleggiare una Vespa per fare un giro in centro. Buongiorno. Ottima idea. Per quanti giorni le serve? Solo per oggi. Vorrei riconsegnarla stasera prima della chiusura. Certamente. Preferisce una Vespa 50 o una 125 di cilindrata? Una 125. Grazie. Siamo in due e vogliamo salire sul Colle Gianicolo. Benissimo. Ho bisogno della sua patente di guida e di un documento. Ecco qui la patente e la carta d'identità. È inclusa l'assicurazione? Sì, l'assicurazione base è inclusa, ma c'è una franchigia di 300 euro. Va bene. Quanto costa il noleggio per l'intera giornata? Sono 60 euro. È compreso anche il bauletto e un lucchetto di sicurezza. Perfetto. Abbiamo bisogno anche di 2 caschi, per favore. Eccoli, mi raccomando. Il casco deve essere sempre allacciato bene. Certamente. Come funziona per la benzina? Devo riportarla col pieno? Sì, gliela diamo col pieno e deve tornare col pieno. C'è un distributore qui vicino. Un'ultima domanda. Posso entrare nelle zone ZTL con lo scooter? Sì, con la Vespa può entrare quasi dappertutto, ma faccia attenzione ai divieti. Grazie dei consigli. Dove posso parcheggiare senza prendere multe? Parcheggi sempre nelle strisce bianche riservate ai motocicli, non sul marciapiede. Ricevuto. Ecco la carta per il pagamento. Sono pronto a partire. Buon divertimento tra le bellezze di Roma. Arrivederci. Analizziamo ora alcune frasi chiave del dialogo. Noleggiare una Vespa. Il verbo noleggiare si usa per veicoli e oggetti, per le case si usa affittare. Fare un giro. Espressione comune che significa fare una passeggiata o un breve viaggio per divertimento. Cilindrata, 50 o 125. Indica la potenza del motore. In Italia, la 125 è la più amata per girare in città in 2 persone. Assicurazione con franchigia. La franchigia è la parte di danno che il cliente deve pagare di tasca propria in caso di incidente. Bauletto. Il contenitore montato dietro lo scooter per riporre i caschi o gli oggetti personali. Casco allacciato. In Italia è obbligatorio per legge tenere il casco ben chiuso durante la guida. Riportarla col pieno.
Significa riconsegnare il veicolo con il serbatoio della benzina completamente pieno. Zone ZTL. Acronimo di Zona a Traffico Limitato. Molti centri storici italiani sono chiusi alle auto, ma spesso aperti agli scooter. Strisce bianche. Indicano i parcheggi gratuiti. Per le moto, è fondamentale parcheggiare solo negli spazi appositi. Ricevuto. Un modo colloquiale per dire ho capito perfettamente. E adesso una breve revisione finale. Per quanto tempo Luca vuole noleggiare la Vespa? Vuole noleggiarla solo per un giorno, fino a sera. Perché Luca sceglie una Vespa 125 invece di una 50? Perché sono in 2 persone e devono salire su un colle. Quali documenti deve consegnare Luca al proprietario? Deve consegnare la patente di guida e la carta d'identità. Quanto deve pagare Luca per un giorno di noleggio? Il costo totale è di 60 euro. Cosa è incluso nel prezzo oltre allo scooter? Sono inclusi l'assicurazione base, il bauletto e un lucchetto. Qual è il plurale di il casco? Il plurale è i caschi. Cosa deve fare Luca prima di riconsegnare la Vespa? Deve fare il pieno di benzina. Dove è vietato parcheggiare la Vespa a Roma? È vietato parcheggiare sul marciapiede. Cosa significa allacciato riferito al casco? Significa che il cinturino del casco deve essere chiuso e stretto. Nella frase gliela diamo col pieno, a cosa si riferisce la? Si riferisce alla Vespa, femminile singolare. Se il video ti è piaciuto, non dimenticare di lasciare un mi piace ed iscriverti al canale per non perdere i prossimi contenuti.